Le amicizie che ho fatto tramite l'arrampicata sono state sicuramente le più importanti che ho fatto. Prima di iniziare a arrampicare non avevo dei veri amici, a scuola non riuscivo a legare con gli altri e poi quando ho iniziato a arrampicare mi sono trovata in un gruppo di ragazzi che avevano la stessa passione come me e ho iniziato a passare sempre più tempo con loro e questo è stata un'esperienza bellissima. Ci si manda spesso a quel paese arrampicando e forse è proprio questo anche che rafforza i legami, nel senso che si vivono alti e bassi, no? Io dico sosta quando sono in sosta e poi mi recupero le corde e vi dico partite. Sì. E nell'arrampicata, forse in più di altre cose, il rapporto diventa veramente stretto, sia nel momento in cui lo stai vivendo, sia nel momento in cui te ne ritorni a casa, passa del tempo e hai dei ricordi che sono costruiti con qualcuno. Octogenèse, grande voie sur le massif des Teguilich. Donc les Teguilich en Corse, c'est dalles lisses. Ça veut vraiment dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire que là on est dans le royaume de la dalle. Et Octogenèse, c'est une voie qui a été équipée par Arnaud Petit en 91, donc il y a déjà 30 ans. Oggi ci aspetta una bellissima via, si chiama Octogenèse, è una via di Arnaud Petit, è un grande scalatore francese che comunque stimo molto. È una via molto particolare perché si tratta di arrampicata su placca appoggiata, quindi piccole prese, piccoli appigli. Il secondo tiro è quello più duro, un 8 a più, il primo invece è su 6C. Ok. Ali, quello che è un po' il nostro terreno ideale, dove ci piace di più, dove non conta tanto la forza quanto più appunto sapersi muovere e saper trovare l'equilibrio perfetto per poter andare avanti. Le temperature sono anche buone, la roccia è bella fredda, quindi abbiamo una bella opportunità di metterci in gioco su qualcosa che è più sul nostro stile, quindi siamo contenti. Vai! Il mio compagno di cordata è Ale Zeni, siamo amici da molto tempo e scaliamo assieme ormai da più di 10 anni. Fa un po' da ridere perché abbiamo 23 anni di differenza, però a me sembra essere suo coetaneo e anche lui credo, nonostante veda che non ho 30 anni come lui, però siamo in sintonia come lo fossimo. Il mio compagno di cordata è Riccardo Scarian. Per me non è solo un amico, ma è stato anche un grande maestro con cui ho imparato moltissimo. In particolare è molto bello vederlo scalare, è molto preciso, è un po'... Io spero che col tempo un po' questa qualità l'abbia ottenuta un po' anch'io. Lo posso solo ringraziare per tutto quello che mi ha trasmesso in tutti questi anni. Un attimo, Steffen.
Sì? Io credo che con l'arrampicata ci sia l'occasione di creare dei legami profondi con un'altra persona. Infatti penso che nessuno di noi quando parte e va ad arrampicare si leghi con una persona a caso. Il più delle volte comunque hai bisogno che ci sia un feeling, un contatto, qualcosa di profondo che ti permetta comunque di essere sereno in primis, perché alla fine dell'arrampicata, dal momento che stacchi i piedi da terra, devi fidarti ciecamente della persona con cui sei legato. Io dico sempre che alla fine quella corda non è solo un pezzo materiale, è quasi un cordone ombelicale che ci lega a due persone. Con uno strattone tu capisci al volo se l'altro è arrivato, se tu puoi partire, e quindi alla fine tante parole non servono se c'è complicità. Quando sei in una cordata sei un'unica cosa, non sei due soggetti separati, sei unito appunto dalla corda, e quella corda è anche la salvezza, sia quella che non ti fa cadere di sotto. Buena! You send it. You send it! Yeah! Woohoo! Okay, Sky? Sì. L'arrampicata è veramente molto di equilibrio, è importante riuscire a sentire cosa hai sotto i piedi, ma è anche un equilibrio non solo a livello tecnico ma anche a livello mentale, quindi mentre avanzi, vai avanti, è importante che riesci a mantenere quell'equilibrio mentale, quello stato di tranquillità mentale che ti permette poi di progredire e andare avanti, ecco. Ciao! Hello.
Yeah! Con le mani adesso le abbiamo un po' consumate, cioè sono arrivato un po' alla fine dei polpastrelli, perché sono proprio piccoline, e poi sì, tra un po' di umidità e così la consumi veramente molto molto veloce, quindi fortuna dai, non è ancora uscito sangue, ancora per un po' possiamo continuare. Quando vado ad arrampicare con Riccardo Scarian c'è un feeling pazzesco, riusciamo a capirci al volo, e penso che l'essere in belli ambienti con una persona con cui ti riesci a capire al volo aumenti questo senso di amicizia. È una grande amicizia. A me averlo visto crescere così, essere diventato così forte e bravo, per me è una soddisfazione anche mia, insomma.